Benvenuti! Oggi parliamo dei castrati. Le donne in chiesa tacciano perché non è loro permesso di parlare. Perché è turpe per una femmina parlare nelle assemblee di Dio. Prima lettera di San Paolo ai Corinzi. E così, per onorare San Paolo e i precetti cristiani da lui scritti, e anche perché si riteneva che le donne avessero un influsso negativo sugli uomini, sugli animi e sulla società, Papa Sisto V decise di proibire alle donne di cantare sia in chiesa sia nei teatri. E così niente più donne nei cori delle chiese e delle basiliche, niente più donne a recitare nei teatri, niente più donne nei balli e niente più donne nei melodrammi. E cosa fai quando rimani senza donne? Ma ovvio! Castri gli uomini! Quella dei castrati è una storia tipicamente italiana. Poi i castrati hanno cantato e lavorato in tutta Europa, ma il fenomeno in sé è italiano. Parliamo però di castrazione unicamente a fini musicali. Quindi la castrazione di cui parleremo oggi è un fenomeno che è nell'ambito del mondo della musica e che veniva praticata unicamente a fini musicali e niente altro. Perché la castrazione in sé come pratica e per tutt'altri fini non è italiana ed è molto più antica del periodo di cui andiamo a parlare oggi, ovvero del periodo che va dal 500 al 700. La castrazione, infatti, è l'asportazione dei testicoli e a livello medico l'operazione chirurgica dell'asportazione dei testicoli è detta orchiectomia e quindi un castrato è un individuo di sesso maschile al quale sono stati asportati i testicoli. E la castrazione può essere bianca o nera, cioè parziale o totale. Si parla di castrazione bianca o parziale quando all'individuo vengono asportati solo i testicoli. Si parla invece di castrazione nera o totale quando all'individuo vengono asportati sia i testicoli che il pene. Castrazione ed evirazione sono praticamente sinonimi. A volte è vero, si parla intendendo castrazione, l'asportazione dei testicoli, ed evirazione, l'asportazione del pene o dell'intero organo genitale. Però in realtà in effetti sono sinonimi. Infatti in ambito musicale si parla prevalentemente di castrati o castrati cantori, ma a volte si sente anche parlare di evirati e sono sempre loro. La castrazione, sia parziale che totale, è una pratica molto antica e non è italiana di per sé. Si ritiene che potrebbe essere una pratica persiana, però è anche vero che sembrerebbe che anche gli indiani e i cinesi ne fossero a conoscenza e la praticassero. E infatti sia la parola castrazione che la parola eunuco hanno etimologicamente radici in lingue piuttosto antiche. Castrato e castrazione sembrano infatti derivare dalla parola in sanscrito sastram, che significa coltello, mentre eunuco deriverebbe dal greco e significherebbe custode del letto. Infatti, anticamente, una delle ragioni per volere un castrato
era quella di avere un guardiano fidato per gli harem. Perché chiaramente avendo un guardiano castrato parzialmente o addirittura totalmente garantiva un'assoluta sicurezza riguardo alle attività sessuali delle donne dell'harem. Ma anticamente la castrazione era praticata anche a fini religiosi e naturalmente anche a fini punitivi. Ma a un certo punto accade qualcosa. Tra il 500 e il 600, e parliamo ovviamente di 1500-1600, in Italia la castrazione entra a far parte della società, ma senza centrare più nulla con la religione, con la punizione o, men che meno, con la custodia degli harem. La castrazione a questo punto diventa infatti un metodo, un mezzo per fare soldi, per fare arte, ma soprattutto per sostituire le donne. Infatti nel 500 è Papa Sisto V. E Sisto V è un papa che ha fatto parecchie riforme, anche costruzioni, innovazioni e quant'altro. Però a un certo punto Sisto V prende una decisione. Ci ricordiamo la lettera di San Paolo Apostolo: le donne tacciano, che non devono parlare nelle assemblee di Dio. Ecco appunto, siccome le donne non devono parlare nelle assemblee di Dio, e forse magari non solo lì, Papa Sisto V decide bene che nell'assemblea di Dio, cioè in chiesa, basta donne. Non è che le donne parlassero, perché non è che le donne abbiano mai potuto dire messa, però le donne cantavano nei cori e quindi basta donne, niente più donne, le donne fuori dai cori della chiesa. E quindi da quel momento nelle chiese, nelle basiliche, nei cori vengono escluse le donne. E dai cori delle basiliche ai cori nei teatri non è che ci si mette molto a fare il passaggio. E siccome molti ben pensanti ritenevano che comunque le donne avessero un influsso negativo sulla società, che ammollassero gli animi, soprattutto degli uomini, e che anche facessero scatenare degli incontrollabili desideri sessuali assolutamente negativi nei poveri uomini che le dovevano guardare e ascoltare, si ritenne bene di escludere le donne anche dai teatri. Alle donne e alle voci delle donne, infatti, erano attribuite negatività, lascivia, mollezza e debolezza, e infatti, per esempio, si può leggere che il Muratori, parlando appunto delle voci femminili e della musica cantata, parlava di musica effeminata e dissoluta, che è più molle e tenera e fa più molli e lascivi i suoi uditori. E scriveva anche che le voci donnesche ispirano troppa tenerezza e languidezza, e anche che la moderna musica, perché chiaramente loro chiamavano la propria musica moderna perché ogni epoca è moderna a se stessa, no? E quindi diceva che la moderna musica, cioè i melodrammi e quant'altro, avevano degli effetti così negativi sulla società, forse anche per la introduzione delle cantatrici nei teatri. Quindi era colpa delle donne che cantavano in pratica. E il Planelli diceva, questi sono letterati e dotti dell'epoca, diceva: una tal voce, inteso la voce femminile, sta parlando di quello, una tal voce conviene al sesso delle donne, il quale, perché inerme, ottenne una voce molle e delicata, comoda alle lusinghe, ai vezzi, alle preghiere, le sole armi di chi non ha in mano il dominio e la forza. Ma il sesso destinato a comandare sortì una voce piena, autorevole, maestosa, propria a sottomettere gli animi, propria a ordinare, riprendere e rampognare. E quindi, insomma, visto che le donne sono molli, sono deboli, sono inermi, sono lascive, ammollano gli animi, sono incapaci di comando, di decisione, di giudizio, e fanno fare questi brutti pensieri agli uomini e hanno un impatto negativo sulla società, facciamo una bella cosa.
Via tutte le donne. Così sì che la società potrà mantenersi virile, forte e sana. Soprattutto sana. In tutta questa salute, però, c'era un problema. Cosa succede? Come fai se mancano le donne a livello vocale? Dobbiamo infatti dire che le voci sono 6, 3 maschili e 3 femminili. Basso, baritono e tenore sono le 3 maschili. Contralto, mezzosoprano e soprano sono le 3 femminili. E poi, va bene, ci sono un sacco di sottocategorie, sfumature, caratteristiche, sì, ma comunque le voci sono 6 e sono queste 6. E sia nella musica da chiesa che nella musica di intrattenimento ci sono le parti per voce femminile. Nei teatri, perché molto banalmente ci sono personaggi femminili che quindi verosimilmente dovrebbero essere interpretati da donne. E nella musica da chiesa, in realtà non solo, le voci femminili sono le voci più acute. Perché? Le voci femminili sono più acute di quelle maschili e quindi all'interno di un impianto musicale servono le voci più gravi tanto quanto servono le voci più acute, ovvero quelle femminili. Ma qui, adesso, come fare che non abbiamo più donne? Beh, aspetta, ci sono i bambini. Oltre alle 6 voci da adulto, infatti, ce n'è una settima, la voce dei bambini, che è detta voce bianca. Infatti, mentre gli adulti si distribuiscono in circa 6 categorie, i bambini no. I bambini hanno praticamente tutti la stessa tipologia vocale, sia i maschietti sia le femminucce. Questa voce che è detta per l'appunto voce bianca. Ma quindi, se i bambini, sia maschi che femmine, hanno tutti la stessa voce, quando le voci diventano maschili o femminili? Durante la pubertà. Infatti, proprio in quel periodo si ha la cosiddetta muta della voce. Infatti, durante la pubertà, quando c'è lo sviluppo, quindi quando un bambino si trasforma e diventa un adulto, i cambiamenti sono tantissimi e la voce cambia anche insieme al resto del corpo. Infatti c'è un allungamento della laringe, del vocal tract, delle corde vocali e quindi si assiste a un cambiamento della voce che cambia di colore, cambia di tono e soprattutto cambia di altezza. E questa è proprio la muta della voce. E questa muta avviene sia nei maschi sia nelle femmine. Tuttavia, nei maschi questo cambiamento è molto più evidente rispetto che nelle femmine. Come detto, la muta della voce accade a tutti, quindi anche le donne passano dall'avere la voce bianca che avevano da bambine ad avere la voce che avranno come donne adulte. Nei maschi però è molto più evidente perché la trasformazione è molto più grande e l'allungamento di tutto l'apparato, l'allungamento, l'ingrossamento è molto di più di quello che accade nell'apparato delle ragazze. E di conseguenza la voce dei maschi si abbassa e si ingrossa molto di più di quella delle donne. E quindi è molto molto evidente la muta vocale nei maschietti, che passano dall'avere la voce bianca dei bambini all'avere la voce di un uomo adulto. Ma com'è la voce bianca? La voce bianca, cioè la voce dei bambini, indipendentemente che siano maschietti o femminucce, e anzi molto spesso più evidente nei maschietti, la voce bianca è una voce molto molto acuta, molto chiara e molto trasparente. E come suona la voce bianca? Così.
queste clip sono prese dal canale Libera Official, che è il canale YouTube del coro di Voci Bianche Libera. Vi lascio il link in info box, andatelo a vedere, andateli ad ascoltare perché questi bambini sono veramente bravissimi e ne vale davvero la pena. Quindi si è arrivati al punto di avere eliminato le donne così come vuole il Papa e come vogliono i benpensanti, e si è arrivati al punto di avere i bambini che hanno queste voci bellissime e soprattutto acutissime alle quali si può affidare le parti delle voci femminili. Tutto risolto quindi? Non proprio. I problemi infatti sono almeno 3. Un problema è: come la affidi a un bambino la parte di una donna adulta all'interno del teatro? Perché dobbiamo tenere presente per l'appunto che parliamo di bambini piccoli, bambini per l'appunto, perché la voce bianca resiste fino alla pubertà, quindi resiste fino a intorno ai 12, 13, massimo 14 anni, poi comincia a cambiare. Quindi significa che un bambino ha la voce bianca circa tra i 6 e i 12, 13 anni, 14, ma non oltre. Quindi parliamo di bambini piuttosto piccoli. Perciò il primo problema è: come la affidi la parte di una donna adulta in un teatro all'interno di un melodramma a un bambino così piccolo? Da una parte non è molto credibile. In secondo luogo può essere un po' disturbante vedere un bambino che fa la parte di un adulto, di una donna adulta, magari in scene d'amore o altro. E in terzo luogo un bambino, in quanto bambino, non riesce a reggere un melodramma. Il melodramma è lungo, è pesante, e insomma un bambino non ce la fa. E quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è: ma la tecnica e l'esperienza di un cantante adulto, e sì, anche se donna, Papa Sisto V, di un cantante adulto e di un bambino sono comparabili? Tendenzialmente la risposta è no. Un bambino, in quanto bambino, è meno forte fisicamente e ovviamente ha meno tempo di vita su di sé e di conseguenza ha meno esperienza e meno capacità tecnica rispetto a un cantante adulto. E quindi questo è il secondo problema. E il terzo problema è di ordine economico. Per educare un bambino alla musica e per fargli raggiungere un livello sufficiente per cantare nei cori delle basiliche, ci vuole impegno, ci vuole tempo, ci vogliono i maestri e quindi ci vogliono tanti soldi. E il punto è che quel bambino è pressoché un investimento perso, ovviamente dalla parte, diciamo così, di chi lo deve educare, perché la sua voce bianca, cioè quella che serve, durerà pochissimo. E di conseguenza tutto quell'impegno, tutto quel tempo e tutti quei soldi alla fine vanno bruciati, perché a un certo punto il bambino arriva in pubertà, cambia la voce e sì, lui potrà continuare a studiare canto e diventare un cantante, ma con la voce da adulto. Il problema è che le persone a cui serve avere la voce bianca perderanno quell'allievo che avevano educato con tanta fatica. E di conseguenza ecco anche il terzo problema: un sacco di tempo, un sacco di soldi investiti e poi il bambino con la voce da bambino dura un lasso di tempo troppo breve e poi quando il bambino cresce bisogna sostituirlo, quindi prendere un nuovo bambino e ricominciare tutto il lavoro da capo. Decisamente dispendioso. E quindi a questo punto qualcuno si è fatto la domanda del secolo e si è detto: ma non sarebbe fantastico avere un adulto che quindi ha le capacità di un adulto, la tecnica di un adulto, l'esperienza di un adulto, la forza di un adulto, ma la voce di un bambino? Già. Ecco qui.
Come fare a ottenere un uomo adulto che però abbia la voce bianca di un bambino? Bisogna impedire la muta della voce. E come si fa a impedire la muta della voce? Bisogna fare sì che il bambino possa crescere, ma praticamente non svilupparsi in un certo senso, quindi non deve diventare un uomo sessualmente parlando, perché altrimenti gli muta la voce, è ovvio. E allora l'unico modo per poter intervenire su questo fisiologico e naturale cambiamento è asportare i testicoli ai bambini. Ecco perché nella castrazione a fini musicali si parla di castrazione parziale, bianca. Vengono asportati i testicoli. Il pene non viene toccato. Perché? Ma a livello musicale non interessa. L'importante è che al bambino vengano tolti i testicoli, in modo che gli ormoni maschili non possano fare il loro lavoro, o perlomeno non completamente, e di conseguenza quel bambino crescerà diventando un uomo adulto, una persona adulta, ma sessualmente parlando non sarà del tutto sviluppato e di conseguenza manterrà la voce bianca del bambino. È iniziata l'era dei castrati. Dei castrati a livello personale abbiamo in effetti pochissime informazioni. Queste persone non parlavano molto di sé, anche tramite lettere o diari non abbiamo un granché di fonti e anche per quanto riguarda le loro famiglie non sappiamo molto perché loro non parlavano volentieri delle loro famiglie, verso le quali provavano risentimento, se non addirittura odio, proprio per averli mandati a subire questa operazione. E direi che avevano anche tutte le ragioni. I castrati, infatti, venivano arruolati, per così dire, con un iter piuttosto specifico. Nella maggior parte dei casi i castrati erano in origine bambini provenienti da famiglie per nulla abbienti. Poi ovviamente non è sempre vero, però nella gran parte dei casi era così. Ed erano bambini che intorno agli 8-9 anni cantavano nel coro della parrocchia e venivano notati dal maestro della parrocchia magari per la loro voce particolarmente bella o magari per una sensibilità musicale particolarmente elevata rispetto a quella degli altri bambini e cose di questo tipo. A questo punto il maestro andava a parlare con la famiglia di questo bambino e esponeva il fatto di aver notato queste presunte doti musicali e proponeva quindi alla famiglia di dargli il bambino per fare in modo che poi lui lo potesse mandare a castrare per farlo diventare un grande cantante. C'è da dire che a volte, molte volte, non è che la famiglia, come dire, facesse i salti di gioia all'inizio a questa proposta, però veniva loro detto di pensare che in questo modo il bambino avrebbe avuto un futuro luminoso, avrebbe cantato nei più grandi teatri, sarebbe stato ricco e quindi avrebbe vissuto bene nell'agio, nel lusso. E considerato che erano spesso famiglie povere, questa visione solitamente faceva cadere, diciamo, le loro barriere e di conseguenza le famiglie accettavano, in vista di un luminoso futuro per il loro figlio, accettavano di dare il bambino al maestro, quindi di salutarlo e di mandarlo a castrare. Una volta ottenuto l'ok della famiglia, il maestro quindi portava o mandava, a seconda anche dei contatti che aveva, il bambino a farsi sentire da una commissione di maestri esperti, maestri qualificati. E solitamente questi maestri erano dei conservatori e solitamente erano del Conservatorio di Napoli. Napoli infatti era una punta di diamante a livello musicale e di insegnamento musicale e il Conservatorio di Napoli era uno dei più rinomati in assoluto. E Napoli è stata anche la città che ha sfornato più castrati in assoluto. Quindi
il bambino veniva fatto ascoltare da una commissione di maestri qualificati, i quali davano la loro opinione. E se la loro opinione era favorevole, quindi se i maestri dicevano sì, questo bambino vale la pena castrarlo, si procedeva con le pratiche. A questo punto il bambino spesso entrava nella casa di un tutor. A volte poteva capitare che in via eccezionale ritornasse in famiglia in attesa dell'operazione, ma molto più spesso non tornava affatto in famiglia, ma veniva accolto nella casa di un tutore, di un tutor, il quale molto spesso era anche il cerusico che lo avrebbe operato. E questo perché il bambino aveva comunque bisogno di una figura di riferimento. Parliamo di bambini piccoli, parliamo di bambini entro i 11-12 anni, molto spesso bambini di 8, 9, 10 anni. Quindi bambini che avevano bisogno di una figura di riferimento, di una figura di attaccamento. E inoltre il fatto che il bambino sviluppasse attaccamento e fiducia verso la stessa persona che lo avrebbe operato era di nuovo di aiuto, diciamo così. Dopo un certo periodo passato nella casa del suo tutor, il bambino quindi era pronto per essere operato. E qui la cosa curiosa è che dopo il via libera della famiglia e dopo il via libera dei maestri di conservatorio, per poter procedere alla castrazione ci voleva il consenso del bambino. Consenso che molte volte veniva fatto scritto. Che la domanda ovvia è: ma che consenso informato potrà mai dare un bambino di 8 anni? Soprattutto in quel contesto. E contando anche che a volte erano gli stessi bambini a essere entusiasti di questa cosa perché non avevano idea di che cosa andavano incontro. Loro magari sentivano parlare di queste persone famose, non avevano idea di che cosa, di dove erano stati mandati. Quindi immaginiamo che consenso mai poteva dare un bambino così piccolo in quella situazione. Ma tant'è, veniva chiesto il consenso spesso scritto al bambino. E una volta che anche il bambino aveva dato il suo consenso, si procedeva con l'operazione di castrazione. Operazione che, attenzione, era vietata. Formalmente e legalmente la castrazione degli esseri umani era vietata, anche dalla Chiesa, che poi li castrava per poterli usare nei cori. Ma va tutto bene, a posto. Infatti, siccome legalmente era vietata questa operazione, venivano date delle spiegazioni che erano ovviamente delle scuse. Quindi veniva lasciato detto, scritto, che il tal bambino doveva essere sottoposto a questa operazione perché aveva avuto un incidente gravissimo che gli aveva procurato delle lesioni gravissime, oppure era stato morso da un cane ai testicoli, oppure era stato morso da un maiale ai testicoli. Insomma, le scuse generalmente erano queste qua. E quindi che cosa vuoi fare? Il bambino è talmente grave che lo devi operare, no? E questa è anche la ragione per cui noi in realtà non abbiamo idea di quanti fossero i bambini castrati ogni anno. Alcune fonti dicono 1000, altre 2000, altre 3000, di più, di meno. Difficile saperlo, proprio perché l'operazione in sé era vietata e quindi si trovavano i peggio sotterfugi per poterla fare e sfangarla. E per l'appunto la cosa assurda, forse più assurda di tutto quanto, è che la Chiesa stessa era contro l'operazione, vietava l'operazione, ma in realtà voleva i castrati per usarli nei cori perché le donne erano escluse. Un ragionamento d'oro, veramente.
No, va bene. E l'operazione, come si può immaginare, era terribile. Era un'operazione devastante, devastante nel breve periodo e nel lungo periodo. Nel breve periodo era un'operazione tremenda. Morivano tantissimi bambini, non sappiamo quanti perché nemmeno sappiamo quanti ne erano castrati. Morivano tantissimi bambini, l'operazione in sé era tremenda. Chi sopravviveva aveva enormi conseguenze sia fisiche che psicologiche e anche sociali. E delle conseguenze sociali ne parliamo tra un attimo perché erano davvero davvero particolari. Ma come si svolgeva questa operazione? Piccolo disclaimer. Adesso io andrò a raccontare e a descrivere come si svolgeva l'operazione di castrazione su questi bambini. È un'operazione cruenta e violenta e i protagonisti, o meglio le vittime, sono inoltre dei bambini. Quindi, se non ve la sentite di ascoltare questi pochi minuti, io, quando comincerò a parlare dell'operazione tra poco, vi metterò qui nell'angolo del video un simbolo. Quando voi vedete comparire quel simbolo, se non volete sentire la descrizione dell'operazione, togliete l'audio e tenete l'audio spento finché c'è il simbolo nell'angolo del video. Quando io finisco di parlare dell'operazione, tolgo il simbolo, per cui quando il simbolo sparisce potete rimettere l'audio. Si tratterà di qualche minuto, non di più. E mentre avete l'audio spento potete tranquillamente guardare il video perché non ci saranno immagini. Quindi, come si svolgeva questa operazione? Prima di tutto il bambino andava anestetizzato, almeno nel possibile. E un metodo di anestesia era l'oppio. Quindi il bambino veniva drogato di oppio in modo da anestetizzarlo almeno un pochino. Dopodiché il bambino veniva immerso in una vasca e qui le fonti riportano diverse procedure. A volte si parla di una vasca di latte per fare in modo che la pelle del bambino venisse ammorbidita e venissero ammorbiditi anche i genitali. Altre fonti parlano di una vasca di acqua molto calda per fare in modo che il bambino svenisse e altre fonti riportano invece una vasca di acqua gelata per fare in modo che il corpo del bambino diventasse insensibile e per fare anche in modo di arginare poi il sanguinamento. Ad ogni modo, sappiamo che mediamente a questo punto il bambino veniva immerso in un liquido, acqua o latte. A questo punto, se il bambino non era svenuto ancora, oppure se all'inizio non era stato usato l'oppio, si procedeva a un'altra forma di anestesia, che consisteva nel premere sulle vene giugulari e sulla carotide del bambino per fare in modo che il sangue non arrivasse alla testa, facendo così perdere i sensi al bambino. C'è da dire che a questo punto alcuni bambini già non ce la facevano, perché chiaramente un bambino di pochi anni è piccolo, è fragile, bastava che il cerusico spingesse troppo e l'anestesia, invece di far svenire il bambino, non lo faceva proprio svegliare più. Quindi alcuni bambini già a questo punto non andavano più avanti. Se quindi queste varie manovre avevano avuto almeno qualche effetto e il bambino sembrava non troppo in sé, si procedeva con l'operazione.
Il cerusico quindi prendeva un coltello e praticava un'incisione molto profonda che andava dall'ano fino allo scroto. A quel punto la apriva, afferrava i testicoli e il cordone spermatico, li tirava fuori e li tagliava con un coltello. E l'operazione era finalmente finita. A questo punto la ferita veniva ricucita e bendata e se il bambino era sopravvissuto lo attendevano alcune settimane di convalescenza a letto nell'attesa di riprendersi. E questa era l'operazione di castrazione. Come si può immaginare, morivano tantissimi bambini nel corso di questo intervento, anche perché non solo parliamo della medicina del 500, 600, massimo 700, quindi una medicina che poteva usufruire di ben pochi strumenti e di ben poche conoscenze, ma dobbiamo anche tenere presente che spesso chi svolgeva l'operazione non erano dei veri medici chirurghi. A volte sì, ma il più delle volte erano i cosiddetti cerusici, cioè i barbieri o addirittura i macellai. E dobbiamo anche tenere presente un'altra cosa. Molti bambini non superavano l'operazione, ma anche i bambini che la superavano per un certo periodo non erano al sicuro. Infatti molti bambini superavano l'operazione ma morivano di infezione durante la convalescenza, perché di nuovo parliamo sempre della medicina dell'epoca. Ma i bambini che sopravvivevano sia all'operazione sia alla convalescenza, che guarivano e si riprendevano, entravano nel mondo della musica e da quel momento cominciavano uno studio e un addestramento durissimi alla musica e soprattutto al canto, perché dovevano diventare i cantanti castrati. Anche se bisogna tenere presente che il fatto di essere castrati non garantiva affatto la carriera. Cominciavano lo studio, studiavano, si addestravano, si allenavano, ma poi era tutto da vedere se riuscivano a diventare davvero ricchi e famosi. Infatti i castrati, che come nome sono arrivati fino a noi oggi, quindi quelli famosi, non sono poi tanti. Quindi c'erano tantissime persone che avevano subito la castrazione, ma che in realtà non avevano fatto nessun tipo di carriera. Lavoravano nel mondo della musica come in qualunque altro lavoro, in qualunque altro ambito, ma non è che avessero fatto la carriera sfolgorante da VIP. Quindi questa operazione non era affatto garanzia di successo. E il punto è che queste persone sviluppavano spesso una volontà di riscatto del tutto comprensibile dopo quello che avevano subito. Infatti le conseguenze psicologiche erano molto pesanti e anche quelle fisiche. Ma quali erano le conseguenze fisiche di questo tipo di intervento? Beh, la conseguenza più ovvia era ovviamente il mantenimento della voce bianca. Venivano castrati per quello, quindi, d'accordo, prima conseguenza, ma soprattutto in realtà l'unica conseguenza ricercata, l'unico motivo per cui si faceva questa operazione era che queste persone mantenevano la voce bianca del bambino e quindi diciamo che dal loro punto di vista era obiettivo raggiunto. E sempre per quanto riguarda la voce, alcune fonti, molte fonti in realtà, riportano che questi castrati avessero un'estensione vocale incredibile e una potenza vocale incredibile. Il problema è che non sono proprio tutti d'accordo, nel senso che altre fonti coeve, riportano l'esatto opposto, quindi dicono che i castrati non avevano per niente una bella voce, anzi ci sono persone che scrivono che gracchiavano, che fischiavano, che avevano un filo di voce, che facevano un enorme sforzo per cacciare una notina e quindi i castrati avevano o no questa voce spettacolare? C'è chi dice sì, c'è chi dice no. Secondo me, ma è un mio parere personalissimo,
secondo me, dipendeva dalla persona. Probabilmente c'erano persone che avevano una voce migliore e altre che avevano una voce meno prestante. C'erano persone probabilmente che avevano studiato meglio e quindi avevano una professionalità e una resa superiore, e altre che magari avevano un certo nome anche all'epoca, ma che alla fine magari tecnicamente non erano il meglio. E sempre secondo me, forse posso pensare che dipendeva anche da quanto bene era andata l'operazione. Magari c'erano persone a cui era andata meglio e persone a cui era andata peggio. Ma questa ovviamente è una mia opinione. Ma c'erano anche altre conseguenze fisiche. Per esempio, molti castrati sviluppavano un addome enorme, tondo e gigantesco, e anche una gabbia toracica sproporzionata rispetto al resto del corpo. Che se da una parte questa cosa poteva in un certo senso andare a favore della capienza e della capacità di fiato e quindi anche della potenza di fiato, c'è anche da dire che molto spesso queste persone sviluppavano organi interni più grandi del normale. E la gabbia toracica sproporzionata e l'addome tondo e voluminoso sono piuttosto ben visibili, per esempio, nel dipinto di Corrado Giaquinto che ritrae Carlo Broschi, ovvero il famosissimo castrato Farinelli. E spesso la corporatura dei castrati si sviluppava enormemente, rendendoli persone molto alte, molto più alte della media, con arti molto molto lunghi. Però la mancanza di testosterone impediva alle articolazioni di essere solide e quindi le articolazioni non tenevano benissimo, si potevano piegare e inoltre la loro corporatura spesso manteneva una flessibilità quasi innaturale, perché era simile alla flessibilità di un bambino. A volte infatti si potevano avere le cosiddette gambe a X, cioè il ginocchio valgo, si potevano avere segni di osteoporosi e tra l'altro la testa si sviluppava invece in modo abbastanza normale e quindi poteva capitare che risultasse sproporzionata, quindi troppo piccola, su un corpo troppo grande e troppo alto. E tutte queste caratteristiche fisiche sono ben visibili in una caricatura, che è vero, è una caricatura, quindi è ovvio che esagera i tratti caratteristici di una persona, però rende comunque bene l'idea. E questa caricatura ritrae un altro famosissimo castrato, ovvero il senesino. Ma non è tutto. Infatti i castrati mantenevano un aspetto molto fanciullesco, molto infantile, con i tratti molto fini e non avevano quasi peli e non avevano quasi barba e avevano un fisico androgino oppure femminilizzato. Tendevano anche a mettere il grasso nei punti dove lo mettono le donne e alcuni sviluppavano il seno. Ma i castrati erano sessualmente impotenti? Dipende. E la risposta infatti è dipende quanto bene era andata l'operazione. L'operazione di castrazione era unicamente finalizzata a mantenere la voce, quindi venivano tolti i testicoli, ma il pene non veniva toccato, non c'era alcun interesse nel farlo. Quindi se l'operazione era andata bene, l'organo non perdeva di funzionalità. È vero che molto probabilmente era un po' più piccolo rispetto alla media degli uomini, ma non perdeva funzionalità. E infatti, quando c'erano questi castrati a cui era andata bene e quindi il loro corpo, il loro organo non aveva perso di funzionalità, erano, come dire, degli amanti molto ricercati da tutti. Ma infatti, com'è che erano integrati i castrati nella società? Che ruolo avevano? E come venivano percepiti dalla società? E a livello di relazioni amorose e intrighi, com'erano? Innanzitutto,
al di là di essere famosi cantanti, questi erano famosi amanti. Ovviamente parliamo delle persone fortunate a cui non era stata compromessa alcuna funzionalità, per fortuna, perché chiaramente c'era anche a chi non era andata bene quel macello di operazione. Però a chi era andata bene era famoso non solo come cantante, ma anche come amante. Infatti, dalle donne, dalle nobildonne, i castrati erano amatissimi. Per varie ragioni, erano delicati, erano eleganti, non venivano percepiti come rudi e tutt'altro, ma soprattutto si poteva avere rapporti senza possibilità di rimanere incinta. E questo era fantastico, perché significava poter avere rapporti senza rischio di figli illegittimi e per l'appunto senza rischio di gravidanza. In realtà i castrati non piacevano solo alle donne, ci arriviamo tra un attimo. Però per quanto riguarda le donne, le nobildonne, per esempio, abbiamo qualche testimonianza di, come dire, evoluzione romantica da parte di alcuni castrati. Per esempio, sappiamo della brutta avventura occorsa al famoso Caffarelli. Caffarelli era diventato l'amante di una nobildonna. Il problema era che questa nobildonna era già sposata e a un certo punto il marito, probabilmente accorgendosi che non passava più dalle porte, decise di vederci chiaro e quindi decise di tendere un tranello alla moglie e all'eventuale amante. E non ci riuscì per pochissimo. Infatti stava per scovare a letto la moglie e Caffarelli, ma una domestica, probabilmente molto vicina come amicizia, come rapporto alla sua padrona, si accorse della questione, fece da spia e quindi avvisò la sua padrona con l'amante. E quindi Caffarelli si trovò a dover scappare e scappò dal letto, dalla camera da letto, mezzo nudo, e si nascose in un pozzo dove ci passò la notte così, mezzo nudo. Infatti si pigliò anche una gran brutta influenza che gli durò parecchio. Il punto era che il marito della gentildonna era letteralmente cornuto e mazziato e, come dire, non l'ha presa proprio benissimo e quindi si è messo a dare la caccia al Caffarelli. E siccome Caffarelli si è reso conto che tirava una gran brutta aria, ha deciso di darsela ed è scappato a Venezia, ha riparato a Venezia e niente, è andato lì avanti a lavorare, a cantare, insomma, facendo finta di niente e in effetti si è salvato la pelle. Mentre una storia simile, però con finale tragico, fu quella di Siface, altro famoso castrato dell'epoca. Qui Siface si era innamorato, comunque aveva iniziato una relazione con una gentildonna tale Elena Marsili, che in realtà era vedova, quindi di fatto lei non aveva dei reali impedimenti ad avere un uomo. Il problema è che qui il fratello di lei non voleva. Non si capisce se non gli stava bene che la sorella si ritrovasse un uomo o non gli stava bene Siface. Sta di fatto che il fratello sta relazione non la voleva e quindi prese su tutto quanto, divise i due amanti e ficcò la sorella in convento. Ma questo non bastò a scoraggiare Siface, il quale continuò tranquillamente la sua relazione con la gentildonna anche se lei era in convento. Il problema è che quest'uomo non era in grado di tenere la bocca chiusa. Poverino, non si deve mai colpevolizzare le vittime, quindi per carità non è colpa sua. Il punto è che lui probabilmente non ha ragionato sul fatto che non tutti erano amici fidati, quindi lui andava in giro raccontando di questa sua relazione amorosa e alla fine ovviamente questo pettegolezzo è arrivato anche agli orecchi del fratello della gentildonna, che quindi ha fatto, diciamo,
la scelta. Ha assoldato qualche sicario, l'ha messo sulle tracce di Siface e un bel giorno, quando Siface era in viaggio, questi lo curavano, lui si è allontanato un pochino dal gruppo di persone che lo accompagnava e quindi quando è rimasto un attimo scoperto, i sicari gli sono arrivati addosso, gli hanno sparato e poi l'hanno sfigurato a colpi di pietra. E quindi questo povero cantante è stato ucciso perché, insomma, il fratello della sua donna non voleva, per evitare scandali, non voleva che i due potessero avere una relazione. Ma i castrati non piacevano solo alle donne, piacevano anche agli uomini. E non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che stiamo parlando di quegli stessi uomini etero che avevano estromesso le donne dai teatri perché facevano fare pensieri impuri. In pratica, non stiamo parlando di uomini omosessuali perché è naturale che un uomo omosessuale sia attratto da un altro uomo. Non è questo il punto. Qui parliamo di quegli uomini eterosessuali che, vedendo le donne sui palchi dei teatri, si sentivano sessualmente attratti e quindi cattive donne fanno fare pensieri impuri, estromettiamo le donne. Ecco, quegli stessi uomini etero che erano attratti dalle donne, adesso erano attratti dai castrati. C'è da dire che alcuni castrati, non tutti, ma alcuni, a causa dell'operazione subita, sviluppavano anche dei caratteri femminili, per esempio ad alcuni cresceva il seno. E queste persone, sul palco, vestiti e truccati da donna, potevano essere tranquillamente scambiati per donne. Chiaramente, i famosi ben pensanti nel pubblico lo sapevano benissimo che non erano donne, ma erano uomini castrati. E probabilmente il fatto che sembrassero donne, unito al sapere che non lo erano e quindi unito a questo senso del proibito, faceva una miscela esplosiva e faceva sì che questi uomini, i famosi ben pensanti, si sentissero incredibilmente attratti, anche sessualmente, proprio dagli uomini castrati. Infatti, in un libro dedicato si può leggere: per i loro fan, sottinteso i castrati per i loro fan, erano straordinariamente seducenti, emanavano un forte erotismo, erano fatti per amare ed essere amati. Montesquieu, vedendo due castrati travestiti da donna cantare al teatro Capranica, disse che erano le più belle creature che avesse mai visto e che, aperte virgolette, avrebbero ispirato il piacere di Gomorra alle persone che hanno i sensi meno depravati a questo riguardo. Casanova racconta che un giorno, mentre si esibiva un bellissimo e sensuale Evirato nel teatro Aliberti, disse che gli sembrava quanto meno strano che Roma, la città santa, obbligasse alcuni giovani a diventare dei pederasti. Un monsignore gli diede ragione, affermando che era osceno permettere a quel cantante di mostrare i suoi bei seni e ammise che la Chiesa, vietando il palcoscenico alle donne per timore che potessero eccitare pericolosi desideri, aveva creato uomini che, per la loro mostruosa conformazione, naturalmente sono le parole di una persona dell'epoca, non solo alimentavano le stesse brame sessuali, ma ne eccitavano di molto più colpevoli. E sempre nello stesso libro si legge: De Sade e altri cronisti dell'epoca sostenevano che le donne libertine li ricercavano, i castrati, poiché avevano un grande ardore erotico e una durata maggiore nel rapporto sessuale. I musici cantori, dunque, per la loro duplice natura, erano oggetto di desiderio erotico sia per gli uomini che per le donne. Casanova scriveva di aver visto un bellissimo castrato infiammare i sensi del pubblico.
Aveva una vita da ninfa e un seno sodo e attraente che poche femmine potevano vantare di possedere. Il suo muoversi sulla scena, aspettando di cantare il ritornello dell'aria, stregava i presenti e i suoi sguardi dolci e pudichi verso i palchi erano penetranti e irresistibili. Era evidente che quel mostro, tra virgolette, benché fosse nota a tutti la sua natura, e poi scrive, come uomo voleva alimentare l'amore di coloro che l'amavano come tale e che forse non avrebbero mai amato se non fosse stato uomo, ma era altrettanto chiaro che voleva anche far innamorare quelli che per amarlo avevano bisogno di considerarlo una vera donna. Ma bisogna dire che per i castrati non era tutto rose e fiori il rapporto con la società. Infatti, se è vero che le donne li ricercavano e se è vero che accendevano desideri anche negli uomini, è altrettanto vero che soprattutto gli uomini li disprezzavano anche, proprio per questa loro natura ibrida, fluida. I castrati erano anche eterosessuali, c'erano castrati omosessuali, ma c'erano castrati eterosessuali, ce ne sono molti che erano infatti amanti di nobildonne. Il punto è che per questa loro natura venivano derisi dagli uomini e chiamati capponi, chiamati scogliati, cioè scoglionati, e chiamati anche mezzi uomini e mezze femmine. E il fatto che fossero spesso effeminati li portava a essere insultati dagli uomini, proprio perché le donne erano percepite come inferiori. Però il punto è che una donna nata donna in un certo senso è inferiore per nascita, mentre invece questi uomini erano in realtà nati uomini e si erano abbassati al livello delle donne e quindi venivano visti addirittura peggio delle donne. Infatti vengono insultati con epiteti quale femmineo, donnesco e cose del genere. Nei teatri però i castrati spadroneggiavano alla grande. Siccome erano le star di punta e il pubblico impazziva per i castrati, c'era il grande VIP, il grande cantante con questa voce, il virtuoso, il pubblico andava fuori di testa e di conseguenza gli impresari dei teatri erano al soldo letteralmente di questi castrati che chiedevano compensi pazzeschi per andare in un certo teatro, per prendere parte a una certa opera, in realtà erano melodrammi all'epoca, perché attiravano un sacco di pubblico e il pubblico pagava per poter entrare e quindi i castrati facevano il brutto, il bello, tutto quello che volevano, il bello e il cattivo tempo. E facevano anche cose assurde, pretendevano cose assurde, anche nel teatro in sé durante lo spettacolo facevano queste entrate trionfali con cavalli, cammelli, con gli elefanti, ce n'è uno che è entrato con l'elefante, cantavano cose che non c'entravano assolutamente niente con il melodramma in atto, facevano quello che gli pareva perché tanto il pubblico impazziva per loro. Il pubblico pagava per vederli e gli impresari erano contenti. E quindi a livello teatrale i castrati spadroneggiavano come nessuno. E qui c'è un'altra cosa davvero curiosa. Vista la storia dei castrati, per logica si penserebbe che nei teatri i castrati ricoprissero solo ruoli femminili. In realtà no. Nei cori delle basiliche sì, facevano le voci acute, ma nei teatri non svolgevano solo ruoli femminili, tutt'altro. Da un certo punto in poi e sempre di più, i castrati hanno preso a ricoprire il ruolo dell'eroe protagonista. E quindi abbiamo gli eroi della mitologia, gli dei, i semidei, gli Ercoli, con le voci bianche. E quindi era molto frequente avere sul palco il castrato, il grande VIP, che faceva la parte del protagonista dell'eroe uomo, quindi nonostante la voce bianca interpretava il ruolo di un uomo, e
il ruolo femminile era interpretato da un altro castrato, oppure, in casi poco frequenti, da una donna, perché ebbene sì, le donne erano vietate, ma si sa che qualche escamotage lo si trova sempre, no? Perciò qualche cantante donna qua e là c'era lo stesso. Però il punto è che era quindi ormai d'uso avere il grande castrato che interpretava il ruolo dell'eroe. E questa è la ragione per cui oggi, quando si mette in scena un melodramma dell'epoca, ci si trova davanti a una certa difficoltà, perché la parte del protagonista uomo ha una tessitura acutissima, perché la parte era per i castrati. Quindi come si fa oggi? Allora, a volte si adatta la parte, nel senso che a volte si trasporta e si riporta la tessitura per la voce da uomo e quindi la si fa cantare per esempio a un tenore. Però se si vuole stare filologicamente più corretti non si dovrebbe toccare la tessitura e quindi che si fa? O si riesce a trovare, a ingaggiare un sopranista, oppure si fa fare la parte a una donna en travesti, cioè a una donna vestita da uomo. Ma la loro voce com'era? C'è chi dice che era uno spettacolo incredibile, c'è invece chi ne rimaneva disgustato, soprattutto persone non italiane. Però c'è anche da dire che a un certo punto anche in Italia il gusto cominciò a cambiare. Intorno alla metà del Settecento il gusto e la società cominciarono a cambiare e infatti, per esempio, si può leggere una poesia di Parini che dice: «Aborro in sulla scena un canoro elefante che si trascina a pena sulle adipose piante e manda per gran foce di bocca un filo di voce». Su questi artisti ci sarebbe ancora tantissimo da dire, dalla loro vita nei conservatori da fanciulli, alle loro vite nei teatri, a qualcosa delle loro vite private, alle risse, ai compensi, ai viaggi all'estero. Ci sarebbe tantissimo. Mi fermo qui, ma prima di chiudere il video vorrei farvi sentire la vera voce di un castrato. Ebbene sì, abbiamo la registrazione della voce di un castrato. Lui è Alessandro Moreschi ed è detto l'ultimo dei castrati. Nacque nel 1858 e morì nel 1922. E la domanda è nato nel 1858? Ma i castrati non dovevano essere finiti nel Settecento o giù di lì? Teoricamente sì, però, allora, la storia di Moreschi, che anche in questo caso non è che si sa, parla di un fantomatico incidente. Il punto però è che noi sappiamo che la storia dell'incidente o del morso di animale è la scusa che è stata data ogni volta che si voleva castrare un bambino per la voce. E quindi, insomma, potrebbe essere stato un incidente quello che ha colpito Alessandro Moreschi, però viene da pensare che forse non sia proprio così, anche perché Alessandro Moreschi è sì detto l'ultimo dei castrati, ma in realtà non è vero, non fu l'ultimo. Infatti, nel periodo del primo Novecento, quando lui registrò la sua voce, lui cantava nella Cappella Sistina in Vaticano. E non era l'unico castrato. Quindi, in realtà, in quel periodo, la musica e le cappelle e i cori in Vaticano facevano ancora uso di uomini castrati. E ora quindi vi lascio alla voce di Alessandro Moreschi, una piccola parte. Il video intero, se volete ascoltarlo, io ve lo consiglio, lo lascio in info box. La voce di Alessandro Moreschi è una voce a cui noi non siamo abituati. Inoltre è uno stile
a cui noi non siamo più abituati, perché anche la musica cambia di stile nel tempo e questa registrazione ha un secolo e più. La registrazione stessa è fatta su supporti dell'epoca e quindi la qualità è quella che è e non sappiamo quanto possa avere distorto la voce di Moreschi. Moreschi non era più giovanissimo e quindi probabilmente potrebbe essere che la sua tecnica non era al meglio. E infine dobbiamo tenere presente che noi oggi, per varie ragioni, siamo abituati a un livello di perfezione di esecuzione musicale che è pressoché, non vorrei dire innaturale, però diciamo che nelle epoche passate ciò che era considerato accettabile o addirittura ottimo non è quello che noi oggi considereremmo accettabile. Quindi dobbiamo tenere conto, ascoltando questa registrazione, di queste variabili e soprattutto del fatto che questa voce, questa persona appartiene a un altro tempo che aveva, come dire, altre regole e altri riferimenti. Ma questa è la voce dell'ultimo castrato. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere stati con me fino a qui. E voi, conoscevate già la storia dei castrati? Fatemi sapere cosa ne pensate lasciandomi un commento. E naturalmente, se il video vi è piaciuto, lasciatemi anche un mi piace. Se pensate che questo video possa essere utile o possa piacere a qualcuno, condividetelo. E naturalmente iscrivetevi al mio canale, così non perderete i prossimi video. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!